Ciao a tutti, oggi in questo video proverò a mostrarvi come riuscire a moltiplicare il geranio. Questa è una tra le piante più apprezzate che adorna i nostri giardini ed i nostri terrazzi. Io in questo video vi mostrerò le tecniche ed i segreti per poter riuscire ad ottenere nuove piante in tempi brevi e nel migliore dei modi. Seguitelo perché è davvero molto interessante. Questa pianta si può riprodurre essenzialmente in due modi, o tramite seme o tramite talea. Nell'ipotesi che abbiate già in casa un esemplare, sarà sufficiente sperare che da uno dei suoi fiori si produca un piccolo frutto e una volta che questo sarà maturo raccoglierne i semi dall'interno. Però vi assicuro che riuscire ad ottenere un frutto da un fiore di geranio è davvero molto difficile. Si potrebbero comprare i semi perché trovarli in commercio è davvero molto semplice. L'inconveniente è che questi costano davvero molto e il più delle volte il costo della bustina dei semi supera il costo della pianta. Ed in più, quando andrete a mettere i semini nel terreno, da quando germineranno a quando inizieranno a produrre i primi fiori, potrebbero passare addirittura 3 anni. Invece, col secondo metodo, che è quello che io vi consiglio caldamente, da quando metterete il rametto nel terreno a quando inizierà la fioritura, potrebbero bastare anche pochi mesi. Si parla di 3-4 mesi. Come preparare la talea? I principali motivi per i quali si riesce ad ottenere dei rametti col quale creare le talee e quindi delle nuove piante sono essenzialmente 3. Il primo è che casomai durante una pulizia della pianta, se per esempio state tirando via una foglia o state pulendo il ramo, questo si spezzi. Allora mi raccomando, quel rametto riutilizzatelo. Il secondo motivo è che, come in questo caso, se la pianta è diventata troppo alta e quindi non è più armoniosa, occorrerà fare una cimatura, quindi renderla più bassa. Coi rametti di risulta fate anche in quel caso delle talee. E il terzo motivo è, nell'ipotesi che ci sia una pianta che vi piace particolarmente, casomai da un vicino, da un amico o anche semplicemente che avete in casa e volete riprodurre perché vi piace particolarmente, allora sarà sufficiente creare anche in quel caso delle talee. Ricordatevi che la talea di una pianta non è altro che l'esatto clone della pianta dal quale è stata prelevata. A differenza dei semi che hanno un patrimonio genetico di almeno 2 piante, in questo caso il patrimonio genetico sarà esattamente lo stesso e quindi non cambierà. E a meno che non ci si trovi nel primo o nel secondo caso, quindi dei rametti che si sono rotti, quando andiamo a realizzare la talea facciamo in modo che questa abbia delle caratteristiche ben precise, quindi che abbia almeno una lunghezza di 10 cm e che quando la andiamo a tagliare abbia il taglio che andiamo a fare alla base praticamente in diagonale rispetto al tronco. Allora prendiamo delle forbici, io in questo caso delle cesoie, ma sarebbero andate benissimo anche delle forbicine, le sterilizziamo con dell'alcol etilico o meglio ancora con della candeggina e pratichiamo un taglio in questa maniera. Così andiamo alla base, quindi guardate, questa è la base della pianta, contate 2 internodi, dopodiché tagliate il ramo in questa maniera. Come vedete ho fatto un taglio in diagonale a 45 gradi. Il fatto di avere praticato un taglio a 45 gradi anziché perpendicolare rispetto al tronco ha permesso di ottenere una superficie di assorbimento maggiore, quindi quando metteremo questa talea in acqua, questa potrà assorbirne di più. Questa è una pianta che comunque io voglio abbassare di altezza, quindi ridimensionarla, perciò taglierò tutti i rami, ma per voi non sarà necessario. Ripeto, se avete una pianta dal quale prelevarla, potrete tagliarne anche solo uno senza rovinare la pianta madre. In questo caso, proprio perché io comunque voglio ridimensionarla, li taglierò tutti. Quindi semplicemente andrò a praticare gli stessi tagli e nello stesso modo di quelli che abbiamo praticato precedentemente. Quindi, allora, tagliamo così, poi andiamo a tagliare qui, qui e qui. Ecco qua. Tagliamo anche questa. Così facendo avremo ottenuto una pianta che comunque rigenererà dalla parte basale tantissimi piccoli germogli e comunque si ricreerà nel giro di pochissimo. E abbiamo ottenuto anche tantissime talee. Eccole qua. Ottenuti i rametti, prima di passare alla fase successiva, la cosa che dovremo fare sarà quella di preparare materialmente le talee. Ma cosa significa? Allora, noi dobbiamo capire che questa è una pianta che al momento non ha radici e una pianta per potersi sviluppare ha bisogno di un buon apparato radicale. Per poterlo fare dobbiamo cercare di ridurre al minimo gli sprechi nutrizionali e di acqua della pianta. E come si può fare? Allora, si prende il rametto e semplicemente lo si pulirà, lo si priverà di tutto ciò che è superfluo. Quindi tutto ciò che non è vitale in questa fase si dovrà togliere, ovvero prendiamo una di queste 2 talee, questa, e semplicemente
se c'è un fiore andiamo subito ad eliminarlo, perché questo sarà uno spreco di energie per la talea, perché cercherà di farlo crescere, quindi darà nutrimento a questo e comunque non farà crescere le radici, quindi via. L'apparato fogliale bisognerà ridurlo al minimo, proprio perché da qui ci sarà dispersione di acqua, quindi lasciate al massimo 3 foglioline. Ecco qua. E addirittura volendo questa potrebbe essere tagliata anche a metà, ma in questo caso la lasciamo perché è piccolina. Quindi a questo punto questa direi che è già pronta per passare alla fase successiva. Nell'ipotesi che vi troviate in questa situazione, quindi con un ramo doppio, allora sarà sufficiente dividere alla base, così, guardate. E da questa otterrete 2 talee e anche in questo caso andranno pulite. Quindi via immediatamente il fiore alla base, ecco qua, e via tutte le foglie che ci sono in più, ecco qui. Addirittura, guardate, qui c'è un piccolo germoglio e qui ce n'è un altro. Io opterei per tenere quello più piccolo perché sarà quello che poi alla fine assorbirà meno energia, quindi andremo a cimarla in questo modo, così. E toglierei anche questa di foglia, lascerei veramente il minimo indispensabile. Questa è davvero la talea perfetta, proprio perché è circa 10 cm il tronco, il germoglio è molto piccolo, quindi non avrà bisogno di tanto nutrimento e non richiederà quindi sforzo alla pianta per poter crescere, ed in più le foglie sono molto piccole, quindi ci sarà il minimo di dispersione di acqua da parte loro. Ottenuti i rametti si potrà procedere essenzialmente in 2 modi, o metterli in acqua, aspettare che questi producano le radici e poi metterli nel terreno, o metterli direttamente nel terreno. Primo metodo: fare radicare la talea nell'acqua. Se la vostra scelta sarà quella di utilizzare un recipiente con dell'acqua, allora procurarsi un bicchiere e riempirlo con circa 4-5 cm di liquido in altezza. Dopodiché prendere le talee ed andarle semplicemente ad inserire all'interno. Mi raccomando, non mettete mai più di 2 o 3 talee per contenitore, perché sennò rischierete che una volta che si formerà l'apparato radicale, proprio perché all'inizio questo sarà molto fragile, tirandone via uno, le radici andando a toccare le altre si potrebbero spezzare. Questa è una tra le piante in natura che più si adatta alla realizzazione di nuove piante tramite talea e, rispetto alle altre, ha l'enorme vantaggio che, al fine di produrre un apparato radicale nuovo, non ha assolutamente il bisogno di additivi, quindi non bisognerà usare ormoni radicanti. Trascorsi all'incirca 10 giorni da quando abbiamo messo a dimora nell'acqua la talea, andandola a riprendere potremo notare che questa ha creato un apparato radicale davvero importante. Adesso le radici sono lunghe più o meno 3 cm, ci sono 4 radici che direi godono di ottima salute, quindi si potrà direttamente mettere questa a dimora nel terreno. Mi raccomando, in questa operazione dovrete fare attenzione a non flettere troppo le radici, perché sono davvero molto fragili e quindi toccandole in modo sbagliato potreste romperle e di conseguenza compromettere tutto il lavoro sino ad ora effettuato. Cambio inquadratura per mostrarvi meglio come appaia il nuovo apparato radicale. Eccolo qua. Direi che è davvero un ottimo risultato. Al fine di creare l'ambiente ideale che vada ad ospitare poi la talea, occorrerà riempire un vaso con una miscela composta della torba di buona qualità, che sia leggera, mista con un po' di argilla, e quindi la proporzione dovrà essere 80% di torba e il 20% di argilla. Questo permetterà che all'interno del terreno si creino degli spazi che permetteranno poi alle radici, quindi all'apparato radicale, di avere un contatto maggiore con l'ossigeno, e sarà proprio quello che aiuterà a sviluppare l'apparato radicale. Quando avrete preparato questa miscela, riempire un vaso. Mi raccomando, prima di riempire il vasetto, ricordarsi di mettere, proprio per evitare che si formino dei ristagni d'acqua che sarebbero comunque pericolosi per le radici, all'incirca 2 cm sul fondo, sempre di argilla espansa. Ed una volta riempito il vaso, non resterà altro che mettervi all'interno il rametto che ha appena formato le radici. Per evitare che si rompano le radici quando andrete a mettere la talea all'interno del vaso, fate in questa maniera: prendete un cucchiaino, fate un foro, circa 8 cm di profondità, dopodiché prendete la talea e non appoggiatela al vaso, ma semplicemente accostatela sino al fondo del buco che avete appena creato. Dopodiché andate a mettere la terra tutto intorno. State attenti a non fare poggiare questa di peso sul fondo, perché sennò le radici si romperanno. Poi prendete un altro vasetto con della terra e andate ad accostare tutto intorno altra terra, tenendo sempre questa, sino a che il terreno che avete riportato non la sostenga. Così facendo, come in questo modo, le radici non si romperanno. Invece,
Se non farete questa operazione ci sarà il pericolo che proprio il peso della talea, andando ad appoggiare questa sul fondo del terreno, faccia rompere le radici, e quindi anche in quel caso tutto il lavoro che avete fatto sinora sarà compromesso. Secondo metodo, fare radicare la talea direttamente nel terreno. Il secondo metodo consiste nell'andare ad inserire direttamente la talea all'interno del terreno, quindi prendere un vaso, riempirlo con la miscela per gerani, dopodiché prendere la talea ed andarla ad inserire all'interno del vaso semplicemente agendo una pressione, in questa maniera. Fate in modo che la stessa venga interrata per circa 2/3 della lunghezza. Quindi non resterà altro che bagnare il tutto molto abbondantemente. Fate in modo che il terreno rimanga sempre bagnato all'incirca per una ventina di giorni, che in realtà non è altro che il tempo che occorre alla talea per produrre l'apparato radicale. Dopodiché le annaffiature dovranno essere ridotte e si dovrà bagnare solo e unicamente quando il terreno si asciugherà. Nei primi mesi di vita posizionare il vaso in un punto della casa o del giardino dove ci sia davvero molta luce, ma mi raccomando non i raggi del sole diretti, perché questi potrebbero bruciare la piantina o peggio ancora farla seccare, proprio perché non ha ancora un apparato radicale importante, quindi rischierebbe di morire. Ultimo consiglio, pur essendo questa una pianta che si può riprodurre in qualsiasi periodo dell'anno, se ne avrete la possibilità scegliete un periodo fresco, quindi o in primavera o in autunno. E con questo il video si conclude, spero che vi sia piaciuto e che vi sia servito per imparare qualcosa di nuovo, di utile e di divertente. Se vi è piaciuto, mi raccomando, lasciate un commento, mettete un mi piace, ma soprattutto iscrivetevi al canale, e già che ci siete dategliela un'occhiata, perché adesso qualche video c'è e sono sicuro che qualcosa di carino tra questi riuscirete anche a trovarlo. Se vi piacciono questi video vi chiedo un'altra cortesia, condivideteli sui social, perché così facendo mi aiuterete a fare crescere il canale. E ringraziandovi in anticipo vi saluto e vi aspetto al prossimo video.